Ciao, io sono Gianfranco e questo è il Giurista d'Impresa. Oggi parliamo di uno strumento che spesso resta invisibile all'interno dell'azienda, ma che può fare la differenza tra una società stabile ed una invece destinata al conflitto: i patti parasociali. Molti imprenditori non sanno neanche di cosa si tratti, altri invece pensano che si tratti di accordi di poco conto. In realtà i patti parasociali sono la chiave per una governance sana, perché fissano regole chiare e condivise tra i soci anche per ciò che non è formalmente previsto all'interno dello statuto. Cosa sono i patti parasociali? I patti parasociali sono accordi tra i soci o tra alcuni soci che regolano determinati aspetti della vita societaria al di fuori dello statuto. Sono in altre parole delle regole parallele a quelle ufficiali, ma perfettamente legittime e vincolanti tra coloro che le sottoscrivono. Si chiamano appunto parasociali proprio perché stanno accanto al contratto sociale e non invece dentro. Ma a cosa servono? Servono a mantenere stabilità negli assetti proprietari, coordinare le decisioni tra soci, evitare conflitti interni e, soprattutto, proteggere la società da manovre impreviste o dannose. Esempi concreti. Facciamo qualche esempio. Immagina di avere una società con 3 soci. Immagina che uno di questi decidesse di vendere la sua quota. Senza un patto parasociale potrebbe venderla a chiunque, anche ad un terzo estraneo. Invece, con un patto parasociale potresti prevedere una clausola di prelazione che permetta a te di acquistare la quota prima che finisca nelle mani di un terzo estraneo. Vediamo un altro esempio. Vuoi che le decisioni più importanti all'interno della tua azienda vengano assunte anziché a maggioranza semplice da tutti quanti i soci e quindi all'unanimità? Ecco un esempio di patto di voto congiunto, con il quale tutti i soci insieme siano chiamati ad esprimersi su determinate delibere, garantendo così coerenza nelle scelte strategiche. E facciamo un terzo esempio, quello in cui all'interno della tua società, della tua azienda, ci siano degli investitori che magari sono intervenuti nella fase di avvio. Con un patto di lock-up puoi prevedere che puoi impedire la cessione delle quote per un certo periodo di tempo, garantendo così una stabilità iniziale. In pratica i patti parasociali sono una rete di protezione della società e degli equilibri tra i soci. Perché sono importanti nella governance? Ora, perché un imprenditore dovrebbe preoccuparsene? Perché la governance non è soltanto una questione di organigrammi e di ruoli formali, è, prima di tutto, una questione di fiducia regolata, e i patti parasociali servono proprio a tradurre questa fiducia in regole scritte, precise e che riducano il rischio di interpretazioni e di tradimenti. Inoltre, quando dovessi arrivare un investitore o un nuovo socio, trovare all'interno dell'azienda patti parasociali ben strutturati comunica subito affidabilità. Mostra che la società procede con criteri professionali e non è lasciata invece all'improvvisazione, e ha pensato anche a possibili scenari di crisi e di cambiamento. E un investitore serio guarda a queste cose. Non vuole sapere soltanto quanto vale la società, ma anche quanto è stabile. Come si redigono e cosa prevedere? Ma come si scrivono in concreto i patti parasociali?
I patti parasociali devono essere chiari, scritti e sottoscritti dalle parti interessate. Possono essere separati oppure allegati ad altri documenti, come ad esempio ad un accordo di investimento. Per le società per azioni hanno anche dei limiti di durata, stabiliti dalla legge, in genere 5 anni, rinnovabili. Ecco di seguito in questa slide alcune delle clausole più comuni. Diritto di prelazione, clausole di covendita o trascinamento, patti di voto, impegni di non concorrenza, meccanismi di uscita in caso di disaccordo o crisi tra soci. Ma attenzione, i patti parasociali vanno redatti su misura, calibrati sulle esigenze specifiche della società e dei soci. Un modello standard tirato fuori da internet può essere peggio che inutile, può diventare una trappola. In definitiva, i patti parasociali non sono un orpello legale, sono uno strumento strategico di governance, uno strumento che permette di tutelare la società prima che nascano i conflitti e che consente di attrarre partner, investitori e soci con cui costruire una visione comune e duratura. Ricorda, una società solida non si fonda soltanto sui numeri e sui prodotti, ma anche su regole chiare e su rapporti ben definiti tra coloro che la guidano. Se vuoi capire come strutturare in modo efficace i tuoi patti parasociali o vuoi verificare se quelli che hai siano a prova di bomba, qui sotto trovi i miei contatti. Io sono Gianfranco e questo è il giurista d'impresa, il diritto che lavora per l'impresa.